Buonasera a tutti e benvenuti su BravoCast Italiano. Sono Stefano. E io sono Angela. Ciao a tutti. Come state oggi? Oggi parliamo di un argomento molto interessante, i venti forti. Sai, Angela, stamattina sono uscito di casa e il vento era così forte che quasi mi ha portato via l'ombrello. Oh no! Davvero? Anch'io ho avuto problemi con il vento oggi. I miei capelli erano un disastro completo. Ma dimmi, ti piace il vento forte oppure no? Ma dipende dalla situazione. Quando sono a casa al caldo mi piace sentire il vento fuori dalla finestra. È come una musica naturale. Ma quando devo uscire per andare al lavoro, no grazie. Sono d'accordo con te. Il vento ha due facce, come si dice. Una bella e una brutta. Ricordo quando ero bambina, adoravo giocare con il vento. Facevo volare gli aquiloni con mio padre nel parco. Che bel ricordo! Gli aquiloni sono meravigliosi. E voi che ci ascoltate, avete mai fatto volare un aquilone? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo sapere le vostre esperienze con il vento. Sì, raccontateci tutto. Ma Stefano, qual è la tua esperienza più strana con il vento forte? Ah, ho una storia divertente. Un giorno camminavo per strada e il vento era fortissimo. Improvvisamente un cappello è volato dalla testa di un signore davanti a me. Il cappello ha fatto un viaggio di almeno 20 metri. Oh no, poverino. E poi, cos'è successo? Beh, io e altre 2 persone abbiamo corso dietro al cappello come pazzi. Era come una scena di un film comico. Alla fine, una signora è riuscita a prenderlo vicino a un albero. Che avventura! Il vento può davvero creare situazioni assurde. Una volta il vento ha chiuso la porta del mio balcone così forte che ho avuto paura. Il rumore era terribile. Capisco perfettamente. I rumori del vento possono essere spaventosi, specialmente di notte. Ma ci sono anche aspetti positivi del vento forte, no? Certamente. Il vento pulisce l'aria, porta via l'inquinamento e rende il cielo più azzurro. Dopo una giornata di vento forte, l'aria è sempre più fresca e pulita. Esatto, e il vento è anche molto importante per la natura. Gli alberi diventano più forti quando devono resistere al vento. È come un allenamento per loro. Che bella metafora! Non ci avevo mai pensato in questo modo. E poi il vento aiuta anche le piante. Porta i semi lontano, così nascono nuove piante in posti diversi. Proprio così, la natura è intelligente. Ma dimmi, Angela, preferisci il vento caldo o il vento freddo? Difficile scegliere. Il vento caldo dell'estate mi piace quando sono al mare. Sento il profumo del sale e mi sento in vacanza. Ma il vento freddo dell'inverno ha il suo fascino. Il vento freddo dell'inverno è speciale. Quando cammino nel vento freddo mi sento più sveglio, più vivo. È come se il vento mi dia energia. Sì, capisco cosa intendi. Però devo ammettere che il vento freddo può essere anche molto fastidioso. Le mie mani diventano ghiaccio. È vero, per questo sono importanti i guanti e la sciarpa. Senza questi, il vento freddo può essere davvero sgradevole. E voi ascoltatori preferite il vento caldo o freddo? Fatecelo sapere. Ottima domanda, Stefano. Ora voglio chiederti: hai mai vissuto un'esperienza pericolosa con il vento? Fortunatamente no, niente di veramente pericoloso, ma una volta ero in montagna e il vento era così forte che dovevo camminare piegato in avanti. Era difficile anche respirare. Che esperienza intensa! In montagna il vento può essere veramente potente. Io invece ho vissuto una tempesta di vento quando ero in vacanza al mare. Le onde erano altissime. Le tempeste di vento sul mare sono impressionanti. La forza della natura è incredibile. Rispetto molto il vento e il mare insieme. Anch'io. È importante rispettare la natura. Quando il vento è molto forte è meglio stare a casa al sicuro, non credi? Assolutamente sì. La sicurezza prima di tutto. Quando c'è un'allerta meteo per vento forte, bisogna seguire i consigli delle autorità. Giusto. E ora parliamo di qualcosa di più allegro.
Ti piace ascoltare il suono del vento tra gli alberi? Oh sì, moltissimo. È uno dei suoni più rilassanti della natura. Quando il vento passa tra le foglie degli alberi, crea una melodia bellissima, quasi come una canzone. Sono completamente d'accordo. Io spesso apro la finestra per ascoltare questo suono. Mi aiuta lì a rilassarmi dopo una giornata di lavoro stressante. Il vento ha davvero questo potere. Può essere violento e spaventoso, ma può anche essere dolce e rilassante. Dipende sempre dall'intensità. Esattamente. E voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Quale suono del vento preferite? Il vento tra gli alberi, il vento sul mare o forse il vento in montagna? Scrivetecelo nei commenti. Bella domanda, Angela. Ogni suono è unico e speciale. Personalmente amo il suono del vento sul mare. Mi fa sentire libero. Il mare è magico con il vento. Ma dimmi, pensi che il vento influenzi il tuo umore? Sì, decisamente. Quando c'è vento forte mi sento più energico, più dinamico. È come se il vento mi trasferisse la sua energia. Interessante. Io invece a volte mi sento un po' nervosa quando il vento è troppo forte. Forse perché non mi piace il caos che crea. Capisco il tuo punto di vista. Il vento forte può portare caos, oggetti che volano, rumori strani, porte che sbattono. Non è per tutti. Però devo dire che dopo il vento forte, quando tutto torna calmo, c'è una sensazione di pace speciale, come dopo una tempesta emotiva. Che bella osservazione. È vero, c'è sempre calma dopo la tempesta. Questa è una lezione importante anche per la vita, non solo per il meteo. Assolutamente. Il vento ci insegna che le difficoltà sono temporanee. Prima o poi il vento si calma e torna il sole. Perfetto, Angela, mi piace molto questa filosofia. E ora voglio chiedere ai nostri ascoltatori, il vento vi insegna qualcosa sulla vita? Pensateci e condividete le vostre riflessioni nei commenti. Sì, vogliamo davvero sapere cosa pensate. Ogni persona ha una relazione diversa con il vento. Per me il vento rappresenta il cambiamento. Porta via il vecchio e porta il nuovo. Che bella metafora, il vento come simbolo di cambiamento. Non ci avevo mai pensato così, ma hai ragione, il vento non sta mai fermo, è sempre in movimento. Esattamente. E forse noi umani dobbiamo imparare dal vento. Dobbiamo accettare il cambiamento e muoverci con esso, non contro di esso. Saggezza pura, Angela. Il vento ci insegna ad essere flessibili come gli alberi. Se siamo troppo rigidi, rischiamo di romperci. Se siamo flessibili, possiamo resistere. Bellissimo, Stefano. Gli alberi sono i migliori maestri. Piegano nel vento ma non si spezzano. Questa è vera forza. E con questa bella riflessione stiamo arrivando alla fine del nostro episodio di oggi. Angela, vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori prima di salutare? Sì, certo. Cari ascoltatori, grazie per essere stati con noi oggi. Ricordatevi di lasciare un commento e dirci la vostra opinione sui venti forti. Ci piace molto leggere i vostri pensieri. Esatto, e se vi è piaciuto questo episodio, mettete un like e iscrivetevi al canale Bravocast Italiano, così non perdete i nostri prossimi video. E non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le notifiche. Vogliamo crescere insieme a voi e migliorare il vostro italiano. Prima di salutarci, voglio raccontare ancora una cosa. Sai, Angela, c'è un tipo di vento che mi affascina particolarmente, il vento della sera in primavera. Oh, che bello! Raccontami di più. Perché proprio il vento della sera in primavera? Perché porta con sé il profumo dei fiori. Quando cammino la sera e sento questo vento dolce con il profumo di glicine o di rose, mi sento felice. È magico. Che descrizione romantica! Hai ragione, la primavera è la stagione perfetta per il vento. Non è troppo freddo e non è troppo caldo. È giusto così. Esattamente, e il vento di primavera porta anche altri profumi. L'erba fresca tagliata, la terra dopo la pioggia, sono profumi che mi fanno sentire vivo.
Anche a me piacciono moltissimo questi profumi. E sai cosa mi piace fare quando c'è vento in primavera? Andare in bicicletta. Il vento tra i capelli è una sensazione di libertà totale. La bicicletta con il vento è fantastica, però devo dire che quando il vento va contro di te, pedalare diventa difficile. È come avere un nemico invisibile. È vero, però quando il vento ti spinge da dietro sembra di volare. È come avere un amico invisibile che ti aiuta. E voi ascoltatori, andate in bicicletta? Come vi sentite quando c'è vento? Ottima domanda. Vogliamo davvero sapere le vostre esperienze. Ora, Angela, dimmi una cosa. Hai mai ballato nel vento? Ballato nel vento? Che domanda interessante. Sì, quando ero piccola ballavo spesso nel vento. Mi sentivo come una ballerina su un palcoscenico naturale. Che bel ricordo! I bambini hanno questa capacità di giocare con la natura. Noi adulti a volte dimentichiamo quanto è bello semplicemente godersi il vento.